In questo video ti spiego come usare la parola basta in varie situazioni. Prima vedremo basta da solo, poi vedremo basta seguito da un nome o da un verbo all'infinito e capiremo che cos'è in realtà basta. E infine vedremo l'espressione basta che più congiuntivo. Il primo uso di basta è molto semplice. È quando diciamo basta senza aggiungere nient'altro o magari aggiungendo poco altro. Ci sono, secondo me, 3 situazioni fondamentali. La prima è quando qualcuno dice basta. Possiamo immaginare un genitore, i figli fanno i capricci o non stanno fermi e il genitore dice basta, che significa smettetela. Oppure un altro esempio è questo che ho trovato in un romanzo. Una persona dice a un'altra se ti dico basta è basta, che significa un basta definitivo. La seconda situazione in questa categoria è quando io personalmente sono stanco di fare qualcosa, per esempio un esercizio fisico. In quel caso posso dire basta, sono stanco, oppure basta, non ce la faccio più, che significa non posso continuare, non posso andare avanti. E la terza situazione in questa categoria è quando qualcuno mi offre qualcosa e io non ne voglio più. Per esempio, se qualcuno mi dice «Vuoi ancora caffè?», io posso rispondere «No, basta, grazie» o «Basta così, grazie». Posso anche dire «Basta caffè, grazie». E se qualcuno mi offre ancora pasta, posso dire «Basta pasta». A proposito, mi viene in mente che nelle ricette di cucina spesso troviamo l'espressione «quanto basta», in genere abbreviata QB, come vediamo in questo esempio. E significa che dobbiamo decidere noi, in questo caso, quanto sale o quanto pepe mettere. Ne mettiamo quanto basta, cioè la quantità sufficiente. Una forma molto comune è basta seguito da un verbo all'infinito, come in questo esempio. Non basta essere felici per essere ricchi. Ma che cos'è allora basta? È semplicemente un verbo, il verbo bastare, un verbo assolutamente regolare. Il significato varia leggermente a seconda del contesto, ma in generale significa essere sufficiente, essere abbastanza, e infatti nella parola abbastanza riconosciamo la parola basta. Quindi quando dico semplicemente basta, come negli esempi precedenti, è come se dicessi è sufficiente, è abbastanza. Ma visto che è un verbo, lo possiamo usare anche con altre persone o con altri tempi o modi. Quando dico non basta essere ricchi per essere felici, essere ricchi occupa la posizione di soggetto. Un verbo all'infinito è il soggetto del verbo bastare, che quindi è coniugato alla terza persona, del presente indicativo in questo caso. Ma significa che in quella posizione di soggetto posso avere anche qualcos'altro. Per esempio posso avere un nome e posso cambiare questa frase e dire non basta la ricchezza per essere felici. In questo caso la ricchezza è il soggetto del verbo, ma posso mettere il soggetto al plurale e quindi anche il verbo andrà al plurale. Non bastano i soldi per essere felici. Vediamo alcuni esempi con altri soggetti e altri tempi. In una famosa canzone Mina cantava «Amor mio, basto io». In questo caso il soggetto è io e quindi diciamo basto. Una caratteristica di questo verbo bastare è che il soggetto generalmente si mette dopo il verbo basto io, che significa sono sufficiente io sono abbastanza. È molto comune anche avere un pronome oggetto indiretto con il verbo bastare, come in quest'altra canzone, in questo caso di Lucio Battisti, che cantava «Ti bastano 10 minuti per giungere a casa», la nostra. Ti bastano, cioè bastano a te sono sufficienti o per te sono sufficienti 10 minuti è il soggetto del verbo in questo caso. O quest'altro esempio da una canzone di Antonello Venditti, «In questa notte fredda mi basta una parola». In questo caso significa per me è sufficiente una parola. E un ultimo esempio in questa categoria con un passato. È bastato poco perché ti dimenticassi di me. È bastato è un passato prossimo e vediamo quindi che con il verbo bastare si usa l'ausiliare essere. Con il verbo bastare poi possiamo usare una costruzione esplicita, basta che. E in questo caso
diventa una costruzione impersonale e quindi il verbo bastare va alla terza persona singolare. Basta che è un presente indicativo, ma possiamo naturalmente avere anche altri tempi o altri modi. Bastava che con un imperfetto indicativo o basterebbe che con un condizionale presente. Il tempo del verbo che segue poi dipenderà ovviamente dal tempo del verbo bastare, ma vedremo fra un attimo tutti gli esempi. Con questa costruzione ci sono 3 cose fondamentali da ricordare. La prima è che il verbo che segue va al congiuntivo e vedremo fra un attimo a quale tempo del congiuntivo. La seconda cosa è che anche se il significato naturalmente è simile a quello che abbiamo visto prima, ci sono delle sfumature leggermente diverse. E la terza cosa riguarda l'uso del condizionale, quando usiamo basterebbe che. Vedremo che tempo dobbiamo usare dopo basterebbe che. Il primo punto quindi è che dopo basta che si usa il congiuntivo. Quale tempo del congiuntivo dipende dalla situazione e dal tempo del verbo bastare. Non voglio fare qui tutto il discorso della concordanza dei tempi, ma solo spiegare qualche esempio. Posso dire, mi fa piacere uscire, basta che non piova. In questo caso, basta è un presente indicativo e il verbo che segue è al congiuntivo presente, però si riferisce naturalmente al futuro. Basta che non piova, magari mi fa piacere uscire stasera o più tardi, basta che non piova. Congiuntivo presente. Oppure posso dire, vengo in autobus, basta che non sia in ritardo. Stessa situazione, basta, presente indicativo, che non sia in ritardo. Congiuntivo presente che si riferisce, anche in questo caso, al futuro. Il significato però, come si vede in questi 2 esempi, è un po' diverso da quello che abbiamo visto prima. Quando io dico basta che non piova, in realtà sto esprimendo una speranza. È come se dicessi speriamo che non piova, o meglio ancora, è come se dicessi purché non piova, o nel secondo esempio, purché non sia in ritardo. Un significato quindi un po' diverso da quello che abbiamo visto prima. Non è tanto il significato di è abbastanza, è sufficiente che, ma è appunto il significato di purché, che esprime una speranza. In inglese, per esempio, l'equivalente sarebbe as long as. Oppure in francese possiamo pensare pourvu que. E possiamo vedere questo stesso significato, per esempio, nel titolo di questo film, Basta che non si sappia in giro, che significa appunto purché non si sappia in giro. Oppure nel titolo di questo articolo, Basta che non sia una scusa per rinviare. Quando però metto il verbo bastare al passato, per esempio all'imperfetto, il significato torna a essere simile a quello che abbiamo visto prima, cioè essere sufficiente. Per esempio, in un caso in cui dico bastava che me lo dicessi, significa sarebbe stato sufficiente che. E in questo caso ho usato un congiuntivo imperfetto, bastava che me lo dicessi, appunto per la concordanza dei tempi, perché ho usato un indicativo imperfetto nella frase principale, bastava. Il terzo punto molto importante da ricordare riguarda il condizionale presente. Basterebbe che, dopo un condizionale presente, si usa il congiuntivo imperfetto, anche se la frase si riferisce al futuro. Basterebbe che facesse un piccolo sforzo per passare gli esami. Che facesse è un congiuntivo imperfetto. Il motivo ce lo spiega come al solito Luca Serianni. Se nella reggente figura il condizionale presente di un verbo indicante volontà, desiderio, opportunità, la dipendente si costruisce col congiuntivo imperfetto. Quindi è semplicemente una regola da seguire. In questo caso il verbo bastare esprime opportunità e quindi rientra in questa categoria. E come significato siamo tornati al significato originale. Basterebbe che, in questo caso significa sarebbe sufficiente che. Basta, il video è finito. Un bel pollicione se ti è piaciuto e per iscriversi al canale basta cliccare qui sotto. No, qui. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!